Salve e benvenuti alla piana di Astrek. Io sono Jack Sunslight e in questo video della Gormiti Roar vi parlerò dei corti riguardanti la serie Mythos, attacco su Gorm e scontro finale. Ma prima di iniziare, sigla! Allora, entrambi questi corti sono divisi in due livelli narrativi. Uno riguarda il vecchio saggio, che si aggira camminando per un'isola di Gorm desolata, autocommiserandosi per quello che ha fatto. L'altro, invece, riguarda gli eventi della guerra nella Valle della Disperazione. Parlerò solo brevemente del livello narrativo del vecchio, poiché quel che dice non influisce effettivamente nella trama, ha lo scopo di mantenerti attratto da un mistero fino alla fine, per poi lasciartene un altro. Ora come ora questo frame non ve lo saprei spiegare. Se avete teorie a riguardo scrivetele pure nei commenti. Ora passiamo ai corti veri e propri, partendo da Attacco su Gorm. L'ultima volta ci siamo lasciati con l'inizio della guerra. Bene, questo è letteralmente il proseguo diretto del conflitto. Il Sommo e Obscurio si menano e si insultano a vicenda a mezz'aria, mentre sulla terraferma avviene la stessa cosa con un pizzico di colpi di catapulta in più. Le mazzate di tutti sono talmente cariche di energia ultradimensionale che rischiano di distruggere Gorm. Il vecchio saggio decide quindi di intervenire, parlando telepaticamente con il sommo, nonostante quest'ultimo gli faccia notare che così potrebbe essere rintracciato, manco fosse un telefono. Il vecchio, per cercare di convincere il sommo luminescente a darsi una regolata, gli dice che il suo odio per Obscurio potrebbe corrompere il suo cuore, e ciò lo porterà a distruggere Gorm se continuano così. Quindi il vecchio gli dice che se concentrano le loro energie spirituali unite nella regione della luce bianca, lui otterrà il potere Mythos, che potrà essere consegnata anche agli altri signori. Come se questo aumento di potenza non peggiorerà le cose. Ho però una mezza idea del motivo per cui possa funzionare. Allora il sommo esegue e diventano Mythos. Wow! Obscurio allora chiede a Magor se lo possono fare anche loro, e Magor gli dice di sì, quindi lo fanno anche loro e ottengono i poteri Mythos. Spiegazione approssimativa dei poteri Mythos. Sono i poteri Atomic con l'aggiunta di bonus dalla luce o dalle tenebre. Infatti nelle figure i popoli del bene ottengono le parti metalliche dei gormiti della luce, mentre quelli del male ottengono le parti che si illuminano al buio dei gormiti delle tenebre. E quindi la situazione torna come quella di prima, se non peggiorata. Il vecchio saggio del presente ci dice che in questo momento della storia la Valle della Disperazione venne denominata Valle del Destino. Allora le mazzate più noiose che abbia mai visto cominciano e il vecchio ci dice che per ora i loro livelli di potenza sono uguali. E così finisce Attacco su Gorm. Ok, passiamo velocemente a scontro finale. Mi chiedo perché abbiano diviso in due parti anche se stavano comunque nello stesso DVD. Le mazzate proseguono. A caso il vecchio saggio si chiede se gli antichi campioni possano tornare. In quell'esatto momento si risvegliano i gormiti Energeia, che sono i gormiti della prima serie, cioè gli antichi campioni, e non vengono più mostrati o citati per tutto il corto. Poi il vecchio si sente pieno di energia degli elementi, quindi richiama i guardiani, Roscalion Tentaclion, poi genera i destrieri, Luxalion e Troncalion. Questi subito si dirigono al combattimento e sono così OP che Obscurio, Devil Phoenix e Armageddon assieme non gli fanno un graffio. Allora Obscurio fa la stessa cosa di prima, chiede a Magor di avere anche lui destrieri e allora Magor, da brava mammina, gli dà Dracon, Cerberion e Phevision. Neanche vi sto a spiegare gli elementi corrispondenti a ciascun destriero. E si riprendono le mazzate. Ad un certo punto Magor riesce ad arrivare al vecchio saggio. Supera le sue barriere mentali e lo minaccia di richiamare gli spiriti delle tenebre, ma il vecchio saggio li scaccia con la sacra magia della grotta di Roskamar. Così facendo però esaurisce tutte le sue energie. Allora gli viene un piano. Chiede al sommo se è disponibile a rischiare la sua vita, tentando di lanciare l'occhio della vita in un posto irraggiungibile per Magor. Per farlo dovrà avvolgersi in un manto di energia, prepararsi a materializzare l'occhio della vita nella sua aura, che potrebbe spaziarlo via e far rischiare la morte all'isola di Gorm. Il sommo luminescente
signore della luce, principe della regione della luce bianca, decide di fidarsi e accetta. Si fa mandare l'occhio della vita per fax e appena finito di materializzarsi sfreccia via dal combattimento, aiutato dagli altri signori della natura che bloccano Obscurio. L'occhio della vita comincia ad assorbire la sua energia, ma nonostante ciò il sommo luminescente riesce a superare la cosmo-atmosfera e con la poca energia che gli è rimasta riesce a lanciare l'occhio della vita oltre lo spazio-tempo, così da renderlo irrecuperabile. Sfinito, il sommo luminescente comincia a precipitare. Nessuno dei signori del bene è capace di salvarlo, ma Obscurio, senza più una ragione di combattere, nel pieno del rispetto del suo rivale e altre scuse da rivale Tsundere, riesce a prenderlo al volo e a salvarlo. Per qualche motivo il file di scontro finale all'interno del CD è diviso in due parti e questo momento avviene in un file diverso di quello che è successo prima. Magor chiede al vecchio saggio dove si trova l'occhio, ma il vecchio non gli risponde e lo esorta a lasciarlo stare. Il corto termina con l'occhio che prosegue il suo viaggio nello spazio. E questo misterioso screen che ancora non si è capito niente. Grazie per aver visto il video e scusate questo linguaggio poco colloquiale, ma non c'è molto da raccontare qui e quel poco che c'è è spesso molto noioso, quindi se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale, condividete a chi potete, bla 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 bla. Ciao!